Buongiorno a tutti, bentrovati. Un nuovo video in laboratorio, uno di quei video con le misure che fa scappare la pazienza a molti, per cui vi avviso, sarà un video di noiose misure, nel caso ci vediamo al prossimo. Per questo video restiamo in pochi affezionati al genere e vediamo magari di arrivare in fondo e scoprire qualcosa di interessante. Protagonisti anche oggi sono gli altoparlanti Philips. Ne abbiamo un po', gli faremo qualche misura assortita, non saranno, lo premetto, misure particolarmente accurate, perché per fare misure particolarmente accurate ci vuole un setup fatto bene, ci vuole del tempo per prepararlo, bisogna fare quello e basta, e non è una cosa da fare durante un video. Però durante un video possiamo fare delle misure qualitativamente accettabili e che quantomeno ci possono far capire qualcosa sul funzionamento di questi altoparlanti. Ne abbiamo già parlato negli scorsi due video a riguardo, adesso vediamo se numericamente troviamo qualche riscontro interessante oppure no, e soprattutto magari vediamo anche se le misure dell'epoca rispondono a verità o se sono magari un pochino, come dire, edulcorate dal costruttore, come si usa tanto fare al giorno d'oggi. È cosa abbastanza consueta misurare un altoparlante e trovare dei parametri piuttosto differenti, piuttosto discordanti da quelli dichiarati. C'è anche da dire che i signori Philips sono sempre stati molto seri da questo punto di vista, quindi sono curioso di vedere se riusciremo a trovare dei punti di contatto, delle discrepanze rilevanti. Il primo candidato alla nostra tortura è il vecchio caro Bombardon, il famoso woofer, a cui abbiamo dedicato proprio un video apposta perché era ricco di spunti interessanti e quindi valeva la pena di descriverlo un pochino più in profondità. È un woofer da 10 pollici, quindi 25 cm lordi, caratterizzato da una membrana molto particolare in polistirolo espanso, proprio quello degli imballaggi, tanto per capirci, spessa bene un centimetro, senza coperture di alluminio, fibra di carbonio, Kevlar, fibre di vetro o qualsiasi altra cosa. È polistirolo puro. Questa cosa, vi ricordo, succedeva più di 50 anni fa, perché questi altoparlanti sono datati circa 1969, e l'approccio in varie forme è stato poi ripercorso da diversi costruttori con alternate fortune. Ecco, fare un woofer con questo tipo di membrana non significa automaticamente farlo come questo. Fare una membrana in sandwich di qualche materiale espanso, scegliete voi il nome commerciale, non vuol dire avere come conseguenza un funzionamento di questo tipo. Il funzionamento di questo altoparlante è caratterizzato da una membrana estremamente leggera, sospensione molto cedevole, bobina molto corta, traferro molto ampio, eccetera. Se noi travisiamo questi aspetti e costruiamo anche solo una membrana molto più pesante, l'altoparlante si comporterà in maniera totalmente diversa, quindi attenzione, non facciamo confronti improponibili fra oggetti recenti, attuali e questi signori qua, perché siamo su due piani molto diversi. Da cosa cominciamo? La cosa che più mi incuriosiva era la risposta in frequenza. Quella dichiarata era molto buona, molto interessante, sarei curioso di vedere se una misura al volo conferma o smentisce i dati che ci venivano forniti nel lontano 69 dalla Philips. Ricordo che i rilevamenti erano fatti con potenza molto bassa, noi qui di conseguenza li faremo con potenze applicate relativamente basse. Francamente non mi interessa andare a riproporre i 50 mW e soprattutto non è possibile fare una misura a un metro perché qui l'ambiente non è attrezzato per fare misure in campo relativamente lontano, per cui ci limiteremo a fare una misura in campo molto vicino con il microfono praticamente al pari
del bordo del cono, anzi vediamo un pochino se riusciamo a andare, ecco qua, siamo praticamente sul bordo esterno del cono a livello della anzi non a livello della sospensione perché qui la sospensione è 1 centimetro più in basso, però in questo modo, portando il microfono a una distanza così ravvicinata, possiamo in buona parte escludere le influenze dell'ambiente in cui facciamo la misura. Non solo, ma riusciamo anche ad estendere un pochino di più la misura lato basse frequenze, senza pretendere di andare sotto zero, perché comunque l'effetto della dimensione del cono rimane, il cortocircuito acustico rimane, ecco. Però ci possiamo fare un'idea del comportamento e vedere se collima con quanto dichiarato dai datasheet dell'epoca, che giustamente ho a portata di mano. Vi ricordate, li avevamo già commentati, avevamo una risposta molto interessante fino ai 500 Hz per poi avere un innalzamento del livello di emissione, fenomeni di break-up e tutta una serie di porcherie che rendevano l'altoparlante non fantastico oltre i 500 Hz. Ricordiamoci che questo signore ha una frequenza di risonanza molto bassa, siamo a 30 Hz dichiarati, e quindi è chiaro che è un altoparlante progettato per le basse frequenze e come tale va usato. Bando alle chiacchiere, lanciamo la nostra misura. Allora, la Clio è già pronta, lanciamo una misura che viene fatta, ecco, con queste sequenze di toni molto ravvicinate, viene fatta 3 volte e poi mediata per avere... Ecco la nostra misura. In men che non si dica, con i potenti mezzi messi a disposizione, abbiamo il nostro grafico a video e prendiamo il corrispondente del 69. Confrontandoli direttamente, la somiglianza è quantomeno sorprendente. Addirittura ci sono le stesse variazioni alle stesse frequenze, compresi i piccoli difettucci nella linearità della risposta. Sono senza parole, mi aspettavo di leggere qualcosa di, non dico totalmente diverso, ma insomma comunque differente, e invece troviamo le stesse identiche caratteristiche. Considerato che questo altoparlante non ha fatto burn-in, cioè è un altoparlante che è lì fermo da non so veramente neanche quanto. Vediamo, prendiamo i nostri cursori e proviamo ad andare a indagare. Allora, qui abbiamo un avvallamento, un primo avvallamento a 130 Hz e sulla risposta in frequenza dichiarata abbiamo lo stesso comportamento con uno spostamento di una manciata di Hertz, però c'è un leggero avvallamento a circa 150 Hz. È un pochino mitigato, ma c'è da dire che la misura del 69 è stata fatta in un volume chiuso di 45 litri, quindi il comportamento in bassa frequenza risente anche dell'influenza di questo volume. Proseguiamo. C'è un'altra incertezza, grosso modo a 200 e qualcosa Hz, prima di iniziare la salita, puntualmente sul nostro grafico, a 250, 200, 300, 400, poco sotto i 250 Hz, abbiamo lo stesso comportamento esatto, replicato in maniera assolutamente fedele. Dopodiché inizia la salita nella risposta con un rallentamento sopra i 500 Hz che troviamo puntualmente nei grafici del 69 e nei nostri grafici. Qui c'è un bel bucone, una bella risonanza che troviamo a 790 Hz, eccolo qui, lo troviamo esattamente identico sul grafico del 69 a circa 800 Hz e quindi è esattamente lei. Per poi trovare 2 picchi sopra il kHz e un buco pesante attorno ai 2000 Hz. E direi che ci siamo. Poi va bene, c'è tutto il break-up che interviene, quindi la lettura diventa abbastanza inutile perché sono fenomeni piuttosto casuali e difficilmente modellabili. Qui abbiamo usato un leggero smoothing, cioè abbiamo lisciato un pochino il grafico per
permettere una lettura più agevole. Però se diminuiamo o addirittura togliamo lo smoothing, abbiamo delle somiglianze ancora più marcate con il grafico dell'epoca, che non era certamente soggetto a uno smoothing digitale o matematico, chiamatelo come volete, con gli apparecchi del tempo che erano fondamentalmente dei generatori di segnali analogici con dei plotter che registravano il grafico, quindi oggetti dotati di una risoluzione in questi casi limitata proprio dal mezzo fisico. Ecco, tutte le piccole incertezze del grafico venivano già arrotondate dal comportamento stesso degli strumenti, non c'era bisogno di lisciare il grafico. Le macchine che usiamo adesso e gli algoritmi che si utilizzano per il calcolo di questi grafici ci portano proprio ad avere una risoluzione molto più alta e a volte anche un po' di porcheria sul grafico, per cui un leggero smoothing ci permette di rendere il grafico più leggibile, oppure un forte smoothing, se io lo porto addirittura a mezza ottava, ci permette di avere quei bei grafici tanto cari ai costruttori che fanno vedere lineare qualunque cosa, anche dove non lo sia. Però vedete che aumentando lo smoothing il grafico diventa molto più bello. Perché in uno strumento di misura vengono messi degli strumenti come questo che rendono il grafico meno utile? Beh, perché in certi casi non abbiamo bisogno di fare una misura accurata, o comunque non abbiamo bisogno di una risoluzione estremamente alta in frequenza, ci basta magari avere un andamento di massima, e allora ecco che uno smoothing accentuato, come si traduce in italiano smoothing? Un lisciamento accentuato del nostro grafico ci può essere utile appunto per visualizzare il comportamento di massima senza entrare nei dettagli più di tanto. Ad esempio, questo tipo di grafico con questa risoluzione bassa ci permette di vedere l'andamento a bassa frequenza. Qui non abbiamo volume di carico, non abbiamo neanche un pannello su cui è montato l'altoparlante, quindi è solamente l'emissione del cono, e vediamo che comunque ha, giustamente come ci si aspetta, un roll-off verso le basse frequenze estremamente dolce, mentre il grafico registrato nel 69 dai tecnici Philips misurava l'altoparlante in un volume di carico ben definito, e a quel punto il comportamento era diverso, cioè era molto piatto fino a 50 Hz per poi scendere molto rapidamente sotto quella frequenza. Qui non abbiamo un volume di carico e per cui assistiamo a questo roll-off molto dolce con una pendenza poco accentuata. Beh, interessante, fin qui direi che abbiamo avuto delle informazioni interessanti. Direi che potremmo fare una misura veloce anche dell'impedenza di questo altoparlante. È un 8 ohm nominale, misurati su questo esemplare 8,1 ohm in continua. Vediamo un pochino che cosa ci dice, sempre qualitativamente, senza diventare pazzi sul dettaglio, il nostro grafico di impedenza. Per misurare l'impedenza dell'altoparlante usiamo un altro metodo di misura, cioè il classico sweep di frequenze, per cui viene generato un segnale di frequenza variabile a partire dalle frequenze più basse che vogliamo misurare fino alle più alte, e il sistema rileverà l'impedenza del nostro altoparlante alle diverse frequenze. Ecco qui il nostro grafico. Avete sentito questo sweep di frequenze che è partito dalle frequenze più alte fino alle più basse? Avevamo impostato un rilevamento sull'intera banda di frequenza audio, cioè 20-20 kHz. Sovrabbondante ovviamente per questo altoparlante, abbiamo già capito che oltre i 500 Hz a poco ci serve, però per brevità si fa su tutto il range di frequenze, perché ci interessa anche capire quanto aumenti l'impedenza dell'altoparlante alle frequenze più alte, perché quando noi dobbiamo progettare un crossover, noi dovremo calcolare questo crossover alla frequenza di incrocio ovviamente, e alla frequenza di incrocio non è assolutamente detto che il nostro altoparlante da 8 ohm presenti un'impedenza di 8 ohm, quindi è bene sapere come si comporta, perché se al punto di incrocio il nostro altoparlante ci presenta un'impedenza di 16, 20, 30 ohm,
la rete del crossover dovrà essere calcolata su quel carico e non sugli 8 ohm nominali. Così, ad esempio, questo può essere un motivo interessante. E difatti andremo a vedere anche queste cose. Ecco, questo grafico nel 69 non si faceva neanche, non era evidentemente fra gli aspetti interessanti. Invece a noi interessa abbastanza. Quello che notiamo è una curva di impedenza molto variabile. Alla frequenza di risonanza, cioè dove vediamo quel picco sul grafico, abbiamo un innalzamento dell'impedenza vista da un eventuale amplificatore, ma anche dalla rete di crossover, eccetera, no? Da tutto quello che ci sta davanti, abbiamo un innalzamento, dicevo, molto importante. Se noi andiamo a posizionare il nostro cursore, anche se non abbiamo alzato tantissimo la risoluzione, ma nel punto di risonanza, che per la cronaca è a 23 Hz circa, contro i 30 dichiarati, quindi risuona leggermente più in basso, però questo punto di risonanza risente molto della cedevolezza delle sospensioni, per cui ricordiamoci che questo altoparlante avrebbe bisogno di un po' di rodaggio prima di fare queste misure, rodaggio che non ha avuto, quindi dopo il rodaggio mi aspetto che questa frequenza di risonanza si sposti un pochino. In questo momento non ci interessa particolarmente, ci interessa di più in generale il comportamento, ecco, più dei numeri, e qui al punto di risonanza leggiamo un'impedenza di, tenetevi, 131 ohm per un altoparlante da 8 ohm nominali, non so se mi spiego. Quindi un picco di risonanza estremamente marcato, decisamente stretto, quindi con un Q molto alto, in cui con ogni probabilità, quantomeno in aria libera, l'escursione del cono è piuttosto importante. Vi ricordate che ne avevamo già parlato di questo aspetto. Ecco, per confronto vi metto a video anche il grafico di risonanza di un woofer moderno, una cosa abbastanza generica, indicativamente è un woofer Jamo, va bene, e vediamo per confronto come quest'altro altoparlante si comporta, giusto per darci un'idea. Collegati i morsetti, ecco qua, la curva gialla a confronto è quella del nostro altoparlante. Beh, vediamo subito che l'impedenza in continua di questo altoparlante è più bassa, non l'avevo neanche misurata, ma evidentemente si tratta di un cono da 4 ohm e questo va bene. Però guardiamo la forma della campana alla risonanza. Il picco, la parte superiore, è molto più arrotondata e in proporzione la campana stessa è più larga. Ora, ok, su questo grafico è comunque piuttosto stretta, però se facciamo le proporzioni della larghezza della base rispetto alla ampiezza del picco, a questo punto vediamo che le proporzioni sono evidentemente diverse. Per curiosità, vediamo un pochino il minimo di impedenza, circa qui è 5,8 ohm, quindi neanche bassissimo, non è detto che questo sia un 4 ohm nominale, probabilmente è un 6 o un 8 ohm, e comunque al picco di risonanza, che in questo caso è 34 Hz, quindi neanche tanto diverso rispetto al nostro vecchio Philips, il picco di impedenza alla risonanza è di 42 ohm. Quindi capite bene che il rapporto fra il minimo e il massimo, cioè fra il minimo di impedenza e l'impedenza alla risonanza è completamente diversa. Come diverso, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già detto, è la struttura, è l'impostazione del cono. Qui abbiamo una sospensione piuttosto duretta, con un cono che, quantomeno al tatto, è piuttosto pesante e un magnete che, francamente, non è esattamente il massimo della vita, sicuramente non ha nulla a che fare con il blocco di Alnico del nostro Philips. Quindi un'impostazione mediamente moderna, chiamiamola così, versus un'impostazione totalmente di altri tempi. Difficilmente fra gli altoparlanti moderni, ma gli altoparlanti più tipici, ecco, riuscirete a vedere un comportamento del genere. Per puro caso mi ritrovo per le mani anche un altoparlantino di quelli più tipicamente hi-fi, quelli che vi vengono
spacciati per altoparlanti avveniristici, costruiti con materiali d'avanguardia, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, non commento, però membranina in fibra di qualcosa, sospensione butilica, cioè di gomma, un bel cestello in fusione, neanche brutto effettivamente. Vediamo un po' questo oggetto come si comporta. Non entriamo nel merito di efficienza, eccetera, eccetera. È chiaro che se quello di prima era un altoparlante anche dimensionalmente simile, questo è il classico wooferino audiophile dei miei stivali. Non so se si è vista la marca del costruttore, ma nel caso la faremo sparire. Ok, collegato, lasciamo in overlay anche la nostra seconda traccia e vediamo la traccia di questo fantastico midwoofer da 15 cm, non so più o meno, usiamo il metro in questi casi, ed è sì, sono 14 cm da bordo sospensione a bordo sospensione, nominalmente un 16 cm e mezzo, insomma ecco, il classico wooferino audiophile. E qui vediamo lo stesso comportamento di prima, ma ancora più accentuato. Quindi un picco di risonanza ancora più basso e una campana ancora più larga. Quindi un comportamento, cioè uno smorzamento interno ancora più marcato. Se noi andassimo a misurare la risposta in frequenza di questo oggetto, è estremamente regolare. Facciamo una prova, tanto abbiamo visto che ci si mette poco. Ecco, misura fatta al volo, misura peraltro neanche particolarmente corretta, ma giusto per darci un'idea, a parte i fenomeni di break-up in alta frequenza che arrivano abbastanza in alto, vediamo come la parte interessante sia comunque già estremamente piatta, cioè anche con una misurazione molto mal fatta, lasciatemi dire, come questa, vediamo che il comportamento è già visibilmente diverso. Poi ci sono questi rigonfiamenti, eccetera. Facciamo finta di non vederli. Abbiamo fatto una misura in campo estremamente vicino di un altoparlante particolare con un'ogiva rifasatrice montata in cima al cono, quindi ok, dimentichiamoci i dettagli, però a livello di comportamento di massima siamo decisamente distanti. Quindi qualcosa abbiamo capito di questa situazione, cioè che questi altoparlanti anche numericamente, come conseguenza di una diversa costruzione, sono molto distanti dagli altoparlanti moderni. Quindi potremo senza troppi problemi rilevare i parametri di Thiele e Small di questo woofer e sicuramente verrebbero fuori dei numeri abbastanza estremi a livello di Q, eccetera, proprio per quella risonanza marcata. Parametri che messi in una simulazione moderna probabilmente ci darebbero dei risultati totalmente strampalati, perché ai tempi non si faceva così, ecco. Questi metodi di simulazione sono senz'altro più adatti ad altoparlanti più canonici, mettiamola così. Quindi prendere questi altoparlanti, dicevo, e metterli in una simulazione numerica per vedere che accordo, che tipo di cassa fare, è abbastanza, non dico inutile, però bisogna fare attenzione e ricordarsi che i risultati che escono fuori potrebbero essere parecchio strani. Di conseguenza, nell'ottica di un eventuale futuro progetto legato a questi altoparlanti, il mio approccio sarà diverso da quello canonico. Beh, in realtà lo è sempre anche quando uso altoparlanti più moderni, perché gli altoparlanti che uso per i progetti Quantico poi alla fine sono sempre piuttosto diversi da quelli originali di partenza e si tendono a comportarsi un po' così. Però finiremo per gestire questi signori in un sistema di quel tipo. Magari faremo delle prove con il carico consigliato da Philips, cioè il cassa chiusa con smorzamento interno da 45 litri, e poi da lì evolveremo. Per chiudere il video e giusto per curiosità, mi sono portato anche un altro altoparlante. Questo lo sposto. Di questo non faremo le misure di impedenza perché è un 800 ohm e il nostro sistema Clio su carichi così alti
poverino, si perde per la strada, quantomeno con le misure automatiche. Si può fare una misura, ma bisogna farla con un carico esterno, bisogna fare un setup di misura apposta e poi si può tranquillamente misurare. Ci limiteremo così, per curiosità, a fare una risposta in frequenza e vedere un pochino che cosa riusciamo a cavarne fuori. Ecco qui, colleghiamo i nostri coccodrillini con estrema attenzione perché i contatti di questi altoparlanti non sono dei morsetti e sono molto delicati, queste sono delle piccole linguette, e facciamo partire sperando che il livello di uscita dell'amplificatore ecco qua la nostra risposta in frequenza del sistema. La prendiamo anche in questo caso cum grano salis, ci mancherebbe perché, ripeto, è una misura fatta in condizioni ben lontane dalle ottimali. Applichiamo anche qui un leggero smoothing per ripulire un pochino, uno smoothing a un 12° d'ottava, quindi non è una roba pesante, è solo per togliere le piccole irregolarità. E vediamo che in linea di massima abbiamo una risposta in frequenza piuttosto interessante. Attenzione, ricordiamoci, siamo in campo vicino, non siamo a 1 metro di distanza, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, la prendiamo con grosse pinze, cerchiamo di interpretarla e di capire cosa succeda senza voler trarre delle conclusioni. Ma quello che succede è che questo signor larga banda 9710 dei bei tempi andati ha una risposta curiosamente molto estesa. Vediamo che il comportamento in bassa frequenza è molto buono, dai 500 Hz in giù abbiamo una linearità sorprendente, con un'attesa discesa al di sotto degli 80 Hz, ripeto, non c'è un carico acustico, per cui va bene così, discesa dolce, normale, inutile interpretare i dati sotto i 40-50 Hz perché poi il sistema di misura direttamente le allodole, ma insomma quello che ci interessa è che al di là dei picchi e dei buchi che vediamo sopra i 2 kHz, che sono dati più che altro dal sistema di misura che stiamo utilizzando adesso, che ripeto non è corretto, possiamo vedere che c'è una discreta emissione di energia quantomeno fino ai 18 kHz. Dopo non c'è più niente, per carità, ma un oggetto del genere di 53 anni fa o giù di lì ha un comportamento veramente, veramente notevole. Questi signori dovevano averci studiato sopra. Se noi prendiamo dei largabanda attuali, non è assolutamente detto che abbiano una risposta in frequenza così estesa. Ecco, tutti quei picchi e buchi che vediamo fra i 2 kHz e i 10-15 kHz sono da imputare alla distanza del microfono dall'altoparlante. Se noi potessimo fare una misura ben fatta a una distanza maggiore, avremmo un comportamento molto diverso. Proviamo ad allontanare il microfono e vedere che cosa succede a queste alte frequenze. Ripeto, sempre in un'ottica estremamente qualitativa. Ripeto, stiamo sempre in un'ottica estremamente qualitativa, perché non si può fare una misura di questo tipo in questo modo. È solamente per farvi vedere come l'andamento estremamente irregolare, con dei buchi assolutamente profondissimi come la fossa delle Marianne e dei picchi che non si capisce da dove escano fuori, dipendono proprio dal posizionamento e dal modo in cui si fa la misura. Quindi quando si usa un sistema di misura non è un oggetto infallibile, bisogna saperlo usare, bisogna metterlo nelle condizioni giuste. Se non abbiamo le condizioni giuste dobbiamo renderci conto di come stiamo lavorando e interpretare e leggere le misure nel modo corretto, traendone le giuste conclusioni. Altrimenti avrei dedotto che quell'altoparlante avesse un picco a 2 kHz e mezzo, picco che, cambiando la posizione del microfono di misura, sparisce. Se andiamo a vedere in generale l'emissione energetica, effettivamente vediamo che quei 17-18 kHz sono abbastanza confermati, effettivamente lì qualcosa lo emette. Non mi aspetto con tutta probabilità la risoluzione di un ottimo tweeter di quelli veramente giusti, ma comunque tutto sommato, anzi senza tutto sommato, questo oggetto potrebbe essere un altoparlante a larga banda coi controfiocchi e con una banda passante decisamente utile.
andiamo a discutere sulla questione dei 20 kHz o del super Twitter, eccetera, ma secondo me l'ascolto sarebbe estremamente interessante, estremamente godibile. Come vi dicevo, non posso fare le misurazioni di impedenza perché il sistema Clio standard non me lo permette, perché a 800 ohm impazzisce letteralmente, bontà sua, e quindi insomma spero di avervi tolto un po' di curiosità con quanto siamo riusciti a fare in questo poco tempo e forzatamente volendo fare le cose un po' alla svelta per non addormentarvi davanti al video del tutto. So che alcuni a questo punto staranno già pisolando, ma per quelli rimasti svegli un ringraziamento come al solito ci sta. Ringraziamento che fa il paio con la richiesta di iscrivervi al canale e di condividere il video meglio possibile. E se volete, magari lasciate dei commenti a questo video. Io ne ho già letti parecchi ai due precedenti e sto meditando di fare una live proprio riprendendo un po' in mano l'argomento per così chiacchierarne un po' amabilmente e tirarne fuori qualche spunto interessante, vedremo un pochino. Quindi non spaventatevi se non rispondo subito ai vostri commenti, è semplicemente perché non ho tempo di farlo. Però poi ecco, ne approfitto magari per prendere in mano la cosa in toto e così, ecco, riversare fiumi di parole in live, tutte in una volta sola. Ancora grazie per essere arrivati fino qui, chi ci è arrivato, chi non ci è arrivato si è perso sicuramente qualcosa. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.